Pensate a un luogo familiare, uno di quelli in cui avete passato anni, un luogo normale, ormai banale, scontato. Pensate alla vostra scuola, quella in cui avete passato ogni giorno della vostra vita per anni, con le aule piene di ragazze e ragazzi come voi, la campanella che scandisce il passare delle ore, le voci che durante l'intervallo rimbombano per i corridoi. Ora pensate allo stesso luogo, così normale, alla stessa scuola, così familiare. Immaginatevela però di notte. Il silenzio, la penombra, la campanella che non suona più, tutto vuoto, tutto immobile. Non è cambiato nulla. Le classi e i corridoi sono sempre lì, sono sempre gli stessi. Eppure... Queste parole, dal trailer del gioco Five Nights at Freddy's, o FNAF, catturano perfettamente questa atmosfera di normalità incompleta. Un simpatico ristorante per famiglie di giorno che di notte si trasforma. Tralasciando gli animatronics posseduti che la notte vagano per il locale, questo gioco mostra sullo sfondo un'altra idea di horror, un turbamento per qualcosa che manca o che appare incoerente con la realtà. Un sentimento che è poi alla base del concetto di spazio liminale. Tradizionalmente, il concetto di liminalità fa riferimento al trovarsi a metà strada tra due luoghi, due condizioni, o anche due periodi della vita, ad esempio il passaggio tra adolescenza ed età adulta. Per quanto ci riguarda, quindi, uno spazio liminale può essere inteso come un luogo attribuibile a una dimensione normalmente umana, ma a cui contemporaneamente manca qualcosa per esserlo totalmente. L'esempio perfetto, nonché ciò a cui si deve questa concezione di spazio liminale, sono sicuramente le backrooms. Nate come creepypasta su 4chan, le backrooms hanno avuto un enorme successo negli ultimi anni, probabilmente proprio a causa di questo nuovo modo di suscitare paura. Da un lato, l'idea di no clippare fuori dalla realtà, per finire in aree nascoste del mondo, che terrorizza nel suggerirci che noi stessi potremo vivere all'interno di un videogioco o di una simulazione. Dall'altro, l'angoscia del ritrovarsi improvvisamente intrappolati in questa serie infinita di stanze d'ufficio, con quella squalida carta da parati e quella fredda luce al neon, senza sapere né dove ci troviamo né soprattutto il perché di quel luogo. La paura che deriva da questi scenari può essere ricondotta a quello che Mark Fisher chiama il sentimento del eerie, traducibile all'incirca come inquietante. Il filosofo inglese definisce l'erie come il fallimento di presenza, il turbamento che nasce dal non trovare qualcosa laddove normalmente ci si aspetterebbe di trovarlo. Nel nostro caso, ciò che fallisce la sua presenza è esattamente la componente umana. Pensateci un attimo, ripensate a tutti gli esempi che abbiamo fatto. La scuola della vostra adolescenza, il ristorante di FNAF, l'ufficio delle backrooms. Non si tratta di gironi infernali o universi paralleli abitati da creature disumane, ma di luoghi che rimandano chiaramente all'azione umana, costruiti dall'uomo e per l'uomo, in cui però il grande assente è sempre l'essere umano. Un'assenza che li rende terribili, proprio a causa della loro apparente normalità. Come delle case stregate, questi luoghi sono infestati dallo spettro di un'umanità scomparsa, e la sensazione è quella di trovarsi ad esplorare lo scheletro vuoto di un qualcosa ormai abbandonato da tempo, di cui non si riesce più a comprendere lo scopo e in cui non ci si può che sentire totalmente soli. Un'apparente familiarità che si rivela però priva di tutti gli appigli a cui potersi aggrappare per sentirsi al sicuro. Ovviamente, l'enorme successo riscosso dalle backrooms si è tradotto presto anche a livello videoludico, con lo sviluppo, sempre a livello di mercato indie, di quelli che potremmo chiamare dei veri e propri backrooms simulator. Vari titoli che promettono l'immersione all'interno di questo mondo liminale, in cui spesso non ci sono missioni o obiettivi, se non quello di trovare una via d'uscita. Il titolo più chiaramente ispirato alle creepypasta delle backrooms è sicuramente The Complex Expedition. Il gioco, presentandosi come un found footage, permette di vivere in prima persona l'esperienza di una spedizione esplorativa all'interno di questa dimensione parallela, il cui aspetto è esattamente lo stesso degli ambienti che si possono vedere in questa famosissima foto. Anche in questo caso, come nella stessa lore delle backrooms, questo mondo è popolato da varie entità, ma a nostro avviso la vera paura sta nello sperimentare in maniera immersiva, grazie anche alla grafica fotorealistica, la sensazione di essere intrappolati in questa distesa sconfinata di stanze d'ufficio sinistramente vuote, che ci aspetteremo normalmente piene di impiegati indaffarati. Un altro titolo interessante è Babdi. Anche in questo caso il giocatore, in prima persona, si troverà ad esplorare un'enorme città fatta di palazzi, strade e ambienti totalmente vuoti e spogli. La particolarità di questo gioco è la presenza di NPC umani, che tuttavia di umano hanno ben poco. Queste facce umane e non umane
insieme alla deserta enormità degli ambienti, riescono perfettamente a trasmettere l'esperienza eerie di un mondo liminale per come lo abbiamo definito. Questi giochi ci hanno incuriosito perché è sintomo e insieme anche causa del successo di questo nuovo modo di creare terrore, più esistenziale, più intimo. Ma ce ne sono altri, forse anche più inquietanti, giochi che al loro interno contengono spazi liminali involontari, non pensati per spaventarci, ma che proprio per questo ci colgono doppiamente di sorpresa. Ovviamente, in questo caso, ci siamo basati sulla nostra esperienza personale e abbiamo deciso di parlare di quei giochi che hanno involontariamente suscitato in noi questa inquietudine liminale. Il primo esempio a cui abbiamo pensato è stato sicuramente il centro commerciale North Point Mall di GTA Vice City, tipico centro commerciale americano anni 80, e richiama emblematicamente quel ramo della Vaporwave chiamato Mallsoft. Un'estetica che ritrae questi centri commerciali come ambienti spesso vuoti, caratterizzati da un'area eterea, dovuta sia alla musica sia alle onnipresenti luci al neon. La sensazione preponderante dentro il North Point Mall è quella di anormalità, come di un qualcosa di intangibile che turba la familiarità di quel luogo. Questi ambienti grandi ma spogli, i negozi fatti praticamente solo da sterili vetrine e la presenza di NPC più automi che umani danno una forte impressione di artificialità, come di trovarsi all'interno di una simulazione scadente di un centro commerciale. Inoltre è interessante che all'interno della lore delle backrooms il livello 33 appaia, guarda caso, proprio come uno shopping mall abbandonato, che in qualche modo ricorda quello di Vice City. Una certa atmosfera di liminalità, a nostro parere, è registrabile anche nel livello di Metropolis del primo Ratchet & Clank per PlayStation 2. Vari di noi si ricordano che, sin da piccoli, giocare a quel livello dava una sensazione di inquietudine, probabilmente proprio per il fatto di dover attraversare questa metropoli futuristica in cui però le interazioni con altri esseri viventi sono pressoché nulle. Una volta eliminati tutti i nemici, è possibile continuare ad esplorare tutte le aree di gioco, ma l'unica cosa rimasta da fare è contemplare la loro desolazione. Una città, riconducibile alla mano di creature antropomorfe, che tuttavia appare come se questa vita fosse scomparsa all'improvviso. Infine, l'ultimo esempio che vorremmo trattare è il castello di Mario 64. Forse, tra tutti i titoli citati, questo è l'ultimo che vi aspettereste di trovare qui. Eppure, per molti, gli ambienti del castello suscitano una sensazione di strana liminalità, ancora più inquietante perché proveniente proprio dal mondo colorato di Super Mario. In questo caso ci troviamo in un contesto di totale fantasia. Tuttavia ritroviamo anche ambienti ampi ma spogli, che rimandano sempre all'idea di un edificio costruito per essere abitato, ma che non si presenta come ci aspetteremo di trovarlo. Un luogo abbandonato, forse, o un tentativo fallito di imitare la normalità del nostro mondo. Anche qui ci sono analogie con le backrooms. Secondo la lore, queste sarebbero divise in livelli, ognuno dei quali con precise caratteristiche, senza però una coerenza di fondo tra i vari livelli. Analogamente, potremmo vedere i vari livelli di Mario 64 come una serie incoerente di ambienti slegati l'uno dall'altro, ed è proprio il castello a fungere da hub da cui poter accedere a questi luoghi che a loro volta presentano carattere di perturbante liminalità. Ampi spazi, grandi corridoi vuoti e in penombra, ambienti che emanano lo stesso senso di finzione di una scenografia teatrale. A rendere il tutto più strano e ansiogeno, oltre alla misteriosa vuotezza degli ambienti, c'è sicuramente il particolare della scala infinita. Il boss finale del gioco si può raggiungere solo attraverso una scala presente all'interno del castello, ma per poterlo fare è prima necessario aver raccolto almeno 70 superstelle. Se non si è prima raggiunto questo numero, Mario non farà altro che salire gradini all'infinito, anche se, voltandosi a guardare indietro, rimarrà sempre all'inizio della scala. Come se non bastasse, quella che si sente in sottofondo è una musica composta seguendo la scala Shepard. Un'illusione sonora per la quale sembra che le note diventino via via sempre più acute. Un insieme di fattori, insomma, che contribuiscono a dare al castello quest'aura di inquietante stranezza, per cui si ha sempre la sensazione di un qualcosa fuori posto. Ovviamente, potremmo andare avanti all'infinito, a elencare videogiochi con elementi più o meno volontari di liminalità. Per motivi di spazio ci siamo limitati a parlare di quelli che ci hanno più inquietato, e per questo lo chiediamo a voi. Scriveteci nei commenti o nel gruppo Telegram quali sono i giochi che hanno involontariamente suscitato in voi questo tipo di inquietudine. Se il video vi è piaciuto mettete mi piace, iscrivetevi e condividete. Se volete supportarci ancora di più c'è il nostro Patreon. Ne approfittiamo per ringraziare i nostri sostenitori e per ricordarvi che al link in descrizione potete vedere i benefici riservati agli abbonati. Infine, un grazie a tutti quelli che ci supportano, in qualsiasi modo. E mi raccomando, fate attenzione a non clippare fuori dalla realtà nei posti sbagliati. Al prossimo video!